Giorno 8 di 11. Troppo bello per descriverlo ludicamente. Benvenuti su Vloggia. Ragazzi, sono solamente le 8. Stamattina riusciamo a partire ad un orario decente. Il programma di giornata è adesso, con un'ora e mezza di macchina, dirigerci fino a un parcheggio a pagamento 12 euro al giorno, sotto alla Velica Planina. Dall'altra parte, rispetto a dove parte la funivia, si può arrivare con la macchina e spendete molto di meno se siete in tanti, perché se siete da soli forse conviene prendere la funivia per 12 euro al giorno. Però faremo un giro alla Velica Planina e poi faremo lì pranzo con il sacco, e poi questo pomeriggio vediamo cosa fare. In base a quanto caldo fa decidiamo poi cosa fare. Io ho già 2 o 3 destinazioni papabili. Stamattina fa ancora fresco, si sta bene, però oggi farà un caldo terrificante, erano 36 gradi previsti. Qui siamo di nuovo a Kamnik e adesso dobbiamo andare ancora un po' avanti. Sono tutte uguali. Allora ragazzi, siamo qui, siamo fermi a questo ristorante qui che si chiama Okrepchevalnica na Kranjskem Raku. E qua c'è un parcheggio che in realtà è privato del ristorante, ma si parcheggiano tutti gli sloveni, quindi vuol dire che si può parcheggiare. E di qua c'è solamente più un'ora e un quarto, un'ora e mezza per salire all'inizio della Velica Planina, alla Mala Planina. Si gira là sotto, c'è il sentiero che parte, e qua il parcheggio, a parte che è privato, però in realtà è gratis. Se voi andate su invece costa 12 euro al giorno per le macchine, 7 euro per le moto. Noi siamo in questo momento qui e dobbiamo arrivare qui, e poi la Velica Planina e tutta questa roba qua. Allora, su qua si può arrivare in macchina, invece che girare a sinistra dopo Kamnik andate dritti, ma comunque mettete sul navigatore qua il rifugio e poi ci arrivate. Oppure mettete sui parcheggi, posto, se volete parcheggiare vicino potete mettere il link dell'indirizzo dei parcheggi e arrivate. Oppure potete andare in funivia o seggiovia, potete fare funivia andare, seggiovia tornare, oppure solamente funivia, però costa molto caro e parte appunto prima delle gole di Predaseri. Ecco, di qua parte il sentiero, vedete, Gorska Planina, Domzalki Dom na Mali Planina, un'ora e un quarto. Da sotto si partiva da 1000 metri, bisogna arrivare a 1600 nel punto più alto della Velica Planina, quindi sono tra i 4 e i 600 metri di dislivello a seconda di dove volete arrivare. Lì c'è un bel formicaio. Tra l'altro vi dico solo questa informazione qua, che noi volevamo comprarci da mangiare per oggi, ma supermercati, quindi Esselunga, Lidl, The Spar e Offer, che sarebbe l'Aldi, sono tutti chiusi di domenica. Ora in capitale sicuramente qualcosa di aperto c'è, ma fuori dalla capitale è tutto chiuso, quindi sappiate, il sabato magari compratevi qualcosa di più da mangiare, oppure la domenica mangiate fuori. Noi mangeremo qualche panino lassù ai bar che ci sono lassù alla Velica, mi dicono che non costano cari, però sappiatelo. Allora, qui è la strada principale, da qui in giù perché siete gratis, invece lì se volete ancora andare su c'è l'omino che vi fa pagare il pedaggio. Ora tecnicamente per la Velica Planina si prosegue di là. Poi gli sloveni passano tutti di qua, quindi è giusto di qua. Qui sono neanche ancora le 10, c'è perché è quasi tutto pieno, quindi occhio solo a venire presto, a parte che c'è domenica di agosto. Però un'ora e mezza per la Velica, un'ora per la Mala. La Mala è quella prima, è più piccola, la Velica è quella più grossa. Su cui c'è il sentiero pedonale. Dar la palla al momento il doppio più alto degli altri. C'è un po' di foschia giù a valle. Qui sta iniziando la piana, perché qua vediamo già un po' di mucche. Ora proseguiamo perché in realtà la Velica Planina è ancora un po' più in su.
siamo a Guishkistan, anzi Guishkistan. Le tracce di presenza umana sulla Velica Planina risalgono alla preistoria, ma l'altopiano è celebre per la sua secolare tradizione pastorale. Durante i mesi estivi, la stagione del pascolo, i pastori, chiamati malgari, salgono sull'altopiano con le loro mandrie per produrre latticini. Lassù c'è un bar, e là forse anche qualcosa da mangiare, comunque dovremmo trovarlo. Bello, qua si sta anche bene, non fa caldo, c'è l'aria, bel posto per passare una giornata caldissima tipo oggi, che già giù saranno 35 gradi. Qui siamo a Malistan e ci sono lo Jerski Chnurski Dumzalski Dom per mangiare, bar, a dormire, ci sono anche posti a dormire qua su sulla Velica. Bello, pieno di mucche, infatti è una delle malghe più grandi d'Europa come capienza di mucche, ettari di terreno, e bello, case tipiche molto carine. Il villaggio è caratterizzato da circa 140 capanne in legno, chiamate cozza, con la loro forma unica. Tetti bassi, ricoperti di lunghe assi in legno di abete rosso, chiamati shinkel, che scendono quasi fino a terra per resistere al peso delle abbondanti nevicate invernali. L'insediamento fu così totalmente distrutto dalla Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra, le capanne furono ricostruite in stile tradizionale su progetto dell'architetto Vlasto Kopac, allievo del famoso José Plečnik, preservando l'identità unica del luogo. Kopac progettò anche le moderne strutture ricettive per i turisti in un'area separata per non intralciare il lavoro dei pastori. Ora di qua proseguiamo verso la Velica, che si è andata ancora in 40 minuti. Qui c'è una sorta di ristorante, rifugio. Qui fanno da mangiare a prezzi umani, quindi ci fermiamo qua, mangiamo dentro che fuori tutto il sole. Abbiamo mangiato, buono, più o meno, cioè, allora io ho preso la salsiccia con crauti e stufato di maiale secco, fritto, troppo grasso, però decente. Il goulash invece dei miei fratelli era buono, costava anche poco, 10 euro, quello lì invece il mio 14, e con 9,50 euro prendevi la purée di grano saraceno con latte acido sopra, che in realtà è tipo yogurt, e questo era proprio immangiabile, quindi quello lì magari non, il resto è decente, accettabile. Il goulash era buono, il resto è decente, quello non era buono. Ora proseguiamo il giro. Poi qui in realtà l'area giochi è divertente. Là c'è la chiesa, quindi là diciamo che è un po' il centro qua di tutto. Là è la Velica Planina là sopra. Anche la caratteristica cappella di Maria Snezhna, Madonna della Neve, originariamente costruita nel 1939, fu distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruita nell'88. Siamo arrivati alla Velica Planina, fantastico questo, se vi faccio vedere il panorama. Diventando un importante luogo di pellegrinaggio. La specialità casearia più famosa di Velica Planina è il trnic, un formaggio a forma di mammella. Era conosciuto come il formaggio dell'amore, perché il pastore ne donava uno all'amata. Se lei accettava il dono, significava che ricambiava il corteggiamento. I pastori conservavano il secondo formaggio in casa come ricordo. Oggi si può visitare il villaggio dei pastori, il più grande d'Europa in termini di numero di capanne, e il museo Preškar, una baita tradizionale che mostra la vita dei pastori nel XIX secolo e dove è conservato un esemplare originale di trnic. Una curiosità interessante riguarda la Nigritela litopolitanica, un fiore di colore viola e una specie a forte rischio di estinzione. L'area ospita inoltre diverse grotte, tra cui la grotta Dovja Gritsa, profonda 9 metri, alla quale sono legate antiche leggende tramandate dai pastori, che parlano di uomini selvaggi che vi avrebbero abitato. Hanno aperto la chiesetta, andiamo a vedere.
farci un giro per il paese. Non le ne frega proprio niente. Qui vendono il formaggio, dopo magari ne compriamo un pezzo. Vorrei andare fin lassù a vedere il villaggio dall'alto. Poi quello che è bello qua è che è molto turistico, però gli alpini, quelli che portano qua le mucche, se ne stanno tranquilli alle loro case e fanno la vita che facevano 100 anni fa. E quindi è molto bello, perché non è come il Trentino che ormai è tutto turistico, qualunque cosa, non c'è più niente di tipico, perché è tutto turistico. Qua c'è ancora, diciamo, è tanto turistico, a parte che la maggior parte della gente è ancora slovena, quindi questo è un bene, però è tanto turistico, ma è ancora tanto di ambiente. Cioè 100 anni fa era così, c'era molta meno gente, ma 100 anni fa il villaggio era esattamente così. Questo qui è il museo del formaggio, fanno un po' vedere della storia del luogo, della storia del formaggio, e all'una tutti i giorni c'è anche la dimostrazione in cui vi fanno vedere come fanno a fare il formaggio, se vi interessa. Vi lascio dei link in descrizione. Comunque il museo costa 8 euro ad adulti, 4 bambini, 20, vedete, famiglia, 2 adulti, più un bambino e tutti gli altri gratis, più la dimostrazione del formaggio che costa un po' di più. Comunque qua su, oltre agli sloveni, la maggior parte dei turisti sono italiani e spagnoli, perché sento solo italiani e spagnoli parlare qua. Olandesi e tedeschi ne ho visti pochissimi qua sopra, perché c'è da camminare. E insomma, diciamo che gli olandesi a camminare non sono esattamente i migliori, perché là hanno tutta pianura, bellissimo, però non hanno una montagna neanche a star secchi. Pod Gradisce, vedete che di là si arriva a un bar, il Zeleni Robe, e alla Simnovec, cioè alla funivia. Ma è bellissimo di qua su. Cioè, l'altalena e la vista di qua, ragazzi. La vista di qua. Oni pogledal, kje je, pa se usedu v taksi. Pa mu je povedal ime hotela, sta pa 2 hotela z istim imenom. Pa ga je odpeljal na drugo stran otoka. C'è un po' di foschia giù a valle, ma la vista è una cosa pazzesca. Pa bo 100 evrov za račun. Oni ima, zamisli, 15 metrov. Questo qua è l'arrivo della funivia. Qua subito su dietro un punto di vista. Là è tutto il caldo che viene su, ci saranno 37 gradi oggi. È improponibile stare giù a valle oggi. Poi si sta bene, fa caldo ma si sta abbastanza bene. L'arrivo della seggiovia, la funivia non so dove arrivi, ma sinceramente non mi interessa neanche. Ma lì vanno... Qui ci sono anche molte casette, oltre agli alberghi, cioè rifugi, dove potete alloggiare, potete venire su in macchina, che in realtà non si può venire su in macchina, ma se alloggiate qua potete venire su in macchina. E interessante dormire qua, non so quanto costi, penso abbastanza caro, ma non credo neanche troppo caro.
secondo me è molto interessante, peccato che non c'era più posto quando ho guardato io a giugno. Veternica, che è una grotta, ma di grotte nei prossimi 2 giorni, 3 giorni ne vediamo già troppe, quindi possiamo anche andare avanti. Qua vendono vari gadget, non so che prezzo. Ora là si va a comprare il formaggio. Le mucche si sono un po' allontanate dal turismo là per venire anche a bere, quindi magari la lascio tranquilla, non vado a rompergli le palle. Un pezzo di Tornic, come cavolo si pronuncia. Infatti quando ho detto Tornic non ho capito, perché secondo me è completamente sbagliato. E allora ho chiesto qual è il tuo formaggio tipico, lui è andato dentro a prepararlo perché è proprio fresco. Poi abbiamo preso anche un altro pezzo di formaggio, abbiamo preso 20 euro, che è molto caro, prezzo turistico, però qua giustamente ci saranno 10.000 turisti, quindi ci sta che alzino i prezzi. Ora lì dietro c'è una festa dove c'è mia madre che si è fermata a dormire con mio fratello per rilassarsi un po', e andiamo a prenderli e torniamo giù, che abbiamo un'ora per arrivare alla macchina, sono già le 3:15. Bisogna andare giù da... Punto di partenza, sono già le 5 e anche oggi i nostri 13 km e mezzo li abbiamo fatti. Stiamo facendo la media di 13 km al giorno tra camminare in città e camminare fuori, quindi direi che è stata una vacanza bella impegnativa. Noi ci dirigiamo a Škofja Loka, che è il paese medievale meglio costruito della Slovenia. Abbiamo una quarantina di minuti di macchina, ci facciamo un giro lì, poi andiamo a casa. Andare. Arrivati a Škofja Loka è proprio il giorno giusto per visitarla, perché sono le 6:30, quindi è tardi. Siamo stanchi perché abbiamo dormito poco, abbiamo fatto 14 km di camminata, abbiamo le gambe stanche morte e all'ombra ci sono 35 gradi.
Facciamo che andiamo veloci e torniamo veloci. Sì. La vedremo poco bene, però la vediamo un po' così, come si dice, no? Alla, perché non ho soltanto deve stare qua più di 40 minuti. Abbiamo lasciato la macchina qua in un parcheggio gratuito, che forse è il parcheggio del Mercator, però tanto oggi è chiuso, però comunque in zona poco qua, ecco, qua è la via che porta al centro. Ora noi dobbiamo seguire questa via qua e arriviamo in centro, e qua nei dintorni ci sono tanti parcheggi anche gratuiti, quindi ora seguiamo appunto quella via lì per arrivare in centro. Qui ci sono delle statue di alcune persone importanti qui della Slovenia o comunque di Škofja Loka. Qui ora si gira a destra e si arriva al monastero dei Cappuccini, che è subito prima al ponte dei Cappuccini, che è il ponte più famoso e meglio conservato di Škofja Loka, e poi da lì inizia il centro storico con le varie piazze, e poi lassù c'è anche il castello. Di qua, se volete, c'è il ponte che poi vi fa vedere bene la vista sul ponte dei Cappuccini, cosa che probabilmente faremo anche noi adesso. Andiamo là, c'è il gelato, ce lo prendiamo, magari si prendono il gelato i miei fratelli, ci vediamo la vista, poi facciamo il ponte dei Cappuccini, la chiesa, poi riattraversiamo il ponte e vediamo il centro. Guardate qua, questo qua è il ponte dei Cappuccini. La storia di Škofja Loka, il cui nome significa letteralmente prati del vescovo, ha inizio molto tempo fa, ma la parte interessante inizia intorno al 973, quando il territorio fu donato dall'imperatore Ottone II ai vescovi di Frisinga, più o meno dintorni della Baviera, che ne mantennero la signoria per oltre 800 anni, fino al 1803. Questo dominio vescovile ha plasmato profondamente l'identità e l'architettura della città. La città sorse strategicamente alla confluenza dei fiumi Selska Sora e Poljanska Sora e ottenne il titolo di città nel 1274. Fu presto fortificata con mura difensive e il castello di Loka, il Loški-grad, fu eretto su una collina sovrastante per proteggere l'insediamento e servire da residenza del governatore. L'evento più cruciale fu il devastante terremoto di Idrija nel 1511, che distrusse quasi completamente la città. Škofja Loka fu prontamente ricostruita dal vescovo in carica, mantenendo e in parte rinnovando lo stile gotico rinascimentale che ancora oggi si può ammirare, rendendola il centro medievale meglio conservato in Slovenia. La città è caratterizzata da due antiche piazze, strette ma lunghe, Mešni Trg e Spodnji Trg. Un altro monumento storico notevole è il ponte dei Cappuccini, Kapučinski most, un ponte in pietra costruito a metà del XIV secolo. Questa qui che stanno ristrutturando è l'ex granaio di Škofja Loka, si chiama Omanova Isha ed è il numero 2 della piazza. Dopo la caduta del dominio vescovile nel 1803, la città passò agli Asburgo e poi divenne parte della Jugoslavia, subendo l'occupazione della Seconda Guerra Mondiale. Oggi è famosa per questo centro storico e per la rappresentazione della Passione di Škofja Loka, Škofjeloški Passion, un dramma sacro del 1721, iscritto nella lista del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Qui c'è un parco e da qua si sale al castello. Saliamo al castello di Loka, che all'interno ha un museo d'arte e anche esso è stato ricostruito nel 1521 dopo il terremoto e non è mai stato ristrutturato, cioè sì, ristrutturato sì, ma non è mai stato, diciamo, ricostruito. Eccoci qua in cima al Loški-grad.
Qui vicino al castello ci sono anche 2 altri resti di castello che erano quelli del 1200 che poi col terremoto sono andati distrutti e non sono stati ricostruiti. Ora noi andiamo giù. Bella, carina, Skopje. Peccato che stanno rifacendo tutto però. L'unica cosa brutta, cioè brutta, non bella come dovrebbe essere bella, è il ponte. Per il resto carino. Buon, qui c'è la vista. L'altra piazza non l'ho trovata, cioè sì, sarà qui sotto, ma sinceramente stasera siamo abbastanza distrutti e abbiamo zero voglia di fare qualunque tipo di cosa, quindi ci giriamo, andiamo dalla macchina che sono già le 7:20 e abbiamo quasi un'ora di macchina da fare per arrivare a casa. Quindi prima delle 8:30 non arriviamo di nuovo a casa, bisogna farci la doccia, mangiare e sono le 10. Comunque devo dire che Kamnik, Kranj mi sono piaciuti molto di più, forse perché sono stanco anche, ma mi sono piaciuti molto di più di questo paese, medievalissimo, bello, però gli altri mi piacciono di più. Adesso arrivo dalla macchina e vedo un'ultima curiosità su Skopje, questo che c'è scritto sul libro della Lonely Planet, di cercare su internet, non ne ho assolutamente voglia e quindi ve la dico poi là. Comunque stasera mangeremo la pasta e poi assaggeremo il formaggio tipico, così vi dico com'è. Qui è in procinto di arrivare il tramonto e noi siamo in procinto di cadere per terra dalla stanchezza prima di arrivare alla macchina. Eccoci arrivati nella mega casa. Sono le 8:30, siamo più quoti stasera di andare a scalare l'Everest, una cosa incredibile. Ora doccia velocissima, cena ancora più veloce, io alle 9, massimo 9:30 voglio stare nel letto a dormire perché non ce la faccio più. Meno male che domani abbiamo una giornata molto tranquilla perché oggi veramente... Comunque a Skopje una curiosità è che qua si fa ancora la rappresentazione della Passione ogni 6 anni, che è stato un testo scritto dal monaco cappuccino Romuald Marusic nel 1721 e che è stato tramandato di generazione in generazione. Consiste in 869 versi suddivisi in 13 scene da recitare in progressione per le strade e tra Quaresima e Pasqua, e quindi ci vogliono 6 anni per prepararsi, perché ogni 6 anni la fanno sempre persone diverse, quindi devono studiare tutti questi versi a memoria. Ora andiamo a provare sto formaggio e poi andiamo a dormire. Mamma mia, abbiamo fatto tutta quella camminata. Sì, ero troppo stanco per fare il video di conclusione quella sera lì, quindi lo faccio adesso. Alla fine il formaggio non è che fosse poi così tanto buono perché aveva, ti impastava la bocca, cioè è come mangiare il pangrattato, chiaramente un po' meno, ti impasta un po' meno la bocca, ma è come mangiare il pangrattato solo con il sapore di latte pure acido, cioè non era particolarmente buono. L'altro invece era formaggio normale. E io vi do appuntamento al prossimo video, che dovrebbe essere sabato perché siamo andati al mare il giorno dopo e quindi è un video molto veloce da montare, e poi vediamo se riesco per mercoledì prossimo. Ciao a tutti da Broccia.